Ad oggi 9 ragazzi hanno avverato il sogno di lavorare nel mondo delle auto ed essere padroni di se stessi. Se vuoi farne parte, contattaci per aprire il tuo centro di car detailing con noi. Trovi le info qui sullo schermo. Buongiorno amici, bentornati qui nello studio di Passione Motori o benvenuti se siete nuovi. Io sono Nicolò Iammarino e oggi andiamo a vedere insieme quali sono le auto che mi sento di consigliarvi con 20.000 euro di budget. È arrivato anche un cane. Ragazzi, è cresciuto, credo. Adesso pesa di più. Amici, come al solito, se sentite rumore di zampettine, c'è un elefante di 40 kg qui che sta camminando in giro, quindi scusatelo. Come potete notare dalla mia abbronzatura, non ho fatto tante vacanze, ho lavorato solamente e questo aiuta veramente poco con la mia sanità mentale. Ma oggi non parleremo di questo. Ci sono stati 2 episodi prima di questo qui. Il primo episodio si chiamava "Che auto JDM comprare con 10.000 euro" e nei commenti molte persone hanno richiesto un secondo episodio. C'era chi chiedeva cosa si poteva fare con un budget maggiore, c'era chi chiedeva cosa si poteva fare con lo stesso budget ma con macchine non JDM. Quindi è uscito poi il secondo video che si chiamava "Che auto JDM comprare con 20.000 euro". Anche io sono d'accordo. Oggi facciamo però qualcosa di un po' più generico, perché non è che le uniche auto da comprare sono le JDM, giusto? Ci sono un sacco di macchine molto interessanti da avere, anche da provare, da gustare. Ci sono tante macchine nel mondo che almeno una volta nella vita uno dovrebbe assaporare. Partiamo quindi con questo video che è "Che auto comprare con 20.000 euro". Se poi questo video vi piace me lo fate sapere nei commenti e noi capiremo se fare un nuovo video con più budget, con un altro tipo di auto, bla bla bla. Come avete visto, stavo facendo tantissime cose che vanno anche oltre i video, quindi vi scuso se questo video magari non sarà lunghissimo, ma sono tornato un'ora fa da Bologna per girare dei video promozionali per un centro di Mama e come siamo tornati siamo arrivati subito qui in studio per girare questo video che deve essere montato subito e fatto uscire domani. Insomma, stiamo correndo anche per far uscire i video. Non menzioneremo oggi le macchine degli altri video, quindi non vedrete alcuna JDM. Vi lascio qui in sovraimpressione le JDM con 10.000 euro e le JDM con 20.000 euro. Questi sono i 2 episodi che sono usciti tempo fa. Calcolate che questi video li ho girati più di un anno fa, quindi le quotazioni che avete visto adesso in sovraimpressione potrebbero essere cambiate, anzi quasi sicuramente. Bene, quindi partiamo con il primo brand. Partiamo con Mercedes. La prima auto che vi propongo è la A45 AMG, una macchina che ho sempre desiderato fin dalla sua prima versione, quella con 360 cavalli. Costava un botto e non potevo permettermela, chiaramente. Mi ricordo però che appena uscita era il 2000 turbo benzina più potente sul mercato, cosa che poi ha fatto anche la 45 AMG, l'ultima uscita. E ancora oggi la valuto un'auto secondo me molto interessante, anche perché si è abbassata molto di prezzo. Questa chiaramente monta lo scarico, è una macchina che secondo me esteticamente ancora è molto molto bella, a me piace veramente tanto e ha uno dei launch secondo me più incredibili a livello sonoro. Se poi gli mettete uno scarico è pazzesco, adesso lo sentiamo insieme. Eccola qui. Per me è uno dei 2000 che suona veramente meglio di tutti. Ha un suono molto cupo anche solo con lo scarico performance Mercedes. Pazzesca, il launch è incredibile. Vediamo un altro video di quest'auto. Sentite che già da originale ha un bel suono. Questo è solo lo scarico performance AMG. Bellissima, veramente bellissima. Tenete conto che più o meno con gli stessi soldi, più o meno, comunque sempre meno di 20.000 euro, c'è anche la CLA AMG, che a me non piace moltissimo, ma c'è la CLA AMG Shooting Brake, che quindi è come la versione Audi, l'Avant, quella un po' lunga, che lì, insomma, se avete bisogno di spazio, mettete caso che come me avete un Doberman da 40 kg, avete un'auto sportiva con un grande spazio in cui inserirlo. Vediamone una. Come sentite il motore è lo stesso, sound molto piacevole, a me piace tantissimo. E anche lei direi che si lancia molto bene, si stava anche lanciando contro la macchina che arrivava, comunque
bella macchina. Esiste anche la GLA AMG, sempre in teoria sotto i 20.000 euro, quindi è il modello più SUV. Quella l'avevo anche provata, a me era piaciuta veramente tanto. Ovviamente ricordatevi, se dovete comprare qualsiasi di queste macchine, soprattutto queste che sono abbastanza nuove, perché comunque sono abbastanza moderne, di utilizzare l'applicazione Car Vertical e il codice sconto PASSION per avere il 20% di sconto nell'utilizzo, perché questo tipo di macchine sicuramente vengono tanto chilometrate. Capita anche che ci siano incidentate e poi risistemate, ma credo che il problema più grosso sia proprio il fatto dei chilometri, cioè che abbassano i chilometri, tanto le hanno tenute benino, le vendono e la gente è convinta che abbiano pochi chilometri, poi realmente non lo hanno. Quindi scopritelo mettendo la targa o il numero di telaio sull'applicazione e lì non potete sbagliare. Questo chiaramente potete farlo anche con la macchina che avete in garage per scoprire il suo passato. Sinceramente su Mercedes non mi vengono in mente altri modelli, ci sarebbe la SLK, ma io non sono un grande fan, quindi se uno mi chiedesse me la consigli, io ti direi di no. Poi c'è qualcuno di voi che gli piace, sappiate che c'è anche la SLK, a me non entusiasma. Passiamo quindi al prossimo brand, è un brand che secondo me a molti di voi piacerà, ossia BMW. Io ragazzi vi prego, non comprate la BMW Serie 1, non la comprate, evitate. Pare che quando si acquisti la BMW Serie 1, appena si entri dentro e si utilizzi la macchina, si acquisti la possibilità di richiedere la 104 in Italia, quindi non è consigliata, capite? Non è consigliata. Io non voglio che voi acquisiate questa possibilità e diventiate proprio quel tipo di guidatore di auto, quindi il BMW Serie 1 facciamo finta che non esista. Passiamo alla prossima. Liberiamo le strade dalle Serie 1 e soprattutto da quelli che le comprano. Il primo modello che mi sento di consigliarvi di BMW, signori, ovviamente è il BMW 3E35i della serie E92. Io ne ho uno, signori, ed è un razzo, è un missile, è comoda, c'ha qualsiasi tipo di comfort e va davvero forte. Tra un po' venderò anche la mia, me la godrò ancora un pochettino, ci faccio ancora qualche modifichina, ma poi la venderò. Tra l'altro la mia è una delle poche che è anche manuale e tenuta veramente da Dio. Questa macchina monta l'N54, è un motore che viene chiamato il 2JZ tedesco, è un 3000 6 cilindri in linea biturbo che esce con 306 cavalli, ma ha delle potenzialità di elaborazione altissime, quindi è un po' come il 2JZ. Andiamo a vedere insieme di cosa è capace quando viene ritoccata, ma vi assicuro che già da originale o con due stupidate come la mia va fortissimo. Eccola qui, questa è la wastegate esterna, guarda come sgomma. A me fa un po' paura da guidare sta macchina, non è una macchina molto leggera e va fortissimo. Con calma ragazzi, con questa qui veramente con calma. Passiamo a un altro video. Questo video è stato rimosso dall'utente che lo ha caricato. Benissimo, scherzavo, non andremo a vedere nessun altro video del 335 perché quello che mi ero salvato è stato tolto dall'utente. Grazie utente. Passiamo quindi a un altro modello interessante che è la serie 2 228i, che è quella con 245 cavalli. Esteticamente secondo me è apprezzabile ed è ancora attuale e ha una cavalleria giusta, non ha neanche il super bollo. Andiamo a vedere un video. Questo è il cambio automatico, come vedete non è per nulla lenta. Non è per nulla lenta. Vi consiglierei anche altre serie 2 più potenti e interessanti, ma costano più di 20.000 euro, quindi le serie 2 si fermano qui. Inoltre ci sono molte BMW che secondo me sono interessanti sotto i 20.000 euro, ma costano molto meno di 20.000 euro, cioè alcune sono sotto i 10.000, per citarne una il 325 della serie E36, quindi si addice di più a uno che ha un budget di 10.000, non chi ha 20.000, quindi per questo video le saltiamo. Passiamo adesso invece ad Audi e secondo me ragazzi con Audi ci possiamo veramente divertire, perché qui abbiamo delle macchine che con 20.000 euro sono molto interessanti. La prima su tutte che mi ha sempre stuzzicato il palato, è una macchina che sono sempre lì che dico cosa faccio, la prendo, non la prendo, perché mi piace tanto. È una macchina piccola, è agile, è 4x4, monta un 2000 turbo benzina, è cambio manuale, è la Audi S1. L'Audi S1, chiaramente non quella da rally degli anni 80, ma la nuova Audi S1,
questo è iOS. È un'auto che secondo me vi gasa, almeno a me gasa veramente tanto. È un po' come una Yaris GR ma che costa la metà. Andiamo a vedere un video così capiamo di cosa parliamo. Come potete vedere è una macchina che permette anche di divertirsi un po' sul bagnato, sicuramente tanto sulla neve, insomma trazione Audi 4. Guardate questa Audi S1 che è stata preparata per la pista e che, guardate, poi va forte sta macchina ragazzi, c'è rapporti molto ravvicinati, è una bella macchina. Secondo me con le giuste modifichine diventa una macchina proprio divertente. Passiamo alla prossima Audi, perché appunto abbiamo veramente tanta scelta, quindi non soffermiamoci troppo sui modelli. Abbiamo per esempio l'Audi TT, il primo modello, ma anche il secondo, quindi sia la MK1 che l'MK2, quella che montava il 3002 V6. Andiamo a vederne un video. È un bel motorino, è il VR6, non è incredibilmente potente, si può fare turbo però e lì va forte. Questa motorizzazione qui la trovate anche sull'MK2. Questo è un VR6 fatto turbo, 400 cavalli. Questa va fortissimo, questa va forte per davvero. Abbiamo anche l'Audi TT MK2, quindi il 2000 turbo benzina, non è niente di extra speciale, però volendo c'è anche lei, e la S5 col 4002 V8 aspirato. Andiamo a vedere il video. È un bel motorello, 350 cavalli, V8 aspirato, trazione integrale. Ci sono anche alcune S3, quelle che hanno 265 cavalli di base, che sono comunque elaborabili. Questa ovviamente ragazzi è preparata. È un modello tra l'altro di S3 che c'era anche in Need for Speed Underground 2, anche se lì in teoria era quella con la motorizzazione 3002 V6. Molto bella. Cos'altro abbiamo con Audi? L'ultima Audi che mi sento di consigliarvi è l'Audi S6 con motore V10 Lamborghini. È una gran macchina signori. Veramente un bel suono. Adesso sentiamola partire, perché questo V10 dovrebbe andare più dell'M5 V10, dovrebbe. Passando agli ultimi brand che vi voglio narrare, ce ne sarebbero ancora tantissimi ma non voglio fare questo video infinito. Abbiamo Ford con per esempio la Focus ST con 250 cavalli, andiamo a vederla insieme perché anche questa preparata molto interessante, ha un bel motore, guardate che bella esteticamente. Vabbè, questa spara anche grandissime fiamme, non male direi, no? Andiamo a vedere un altro video, guardate elaborata come va, sentite come va. Questa dovrebbe avere anche la wastegate esterna, se ricordo bene, vediamo. Sì. Un'altra macchina che ha un bel suono, veramente un bel suono da originale. Mi verrebbe da dire di prendere anche la RS, ma non costa 20.000, quella che monta il 2003 EcoBoost. Il 2003 EcoBoost viene montato anche sulla Mustang e si trova anche a meno di 20.000, ma ragazzi la Mustang non si compra né 2003 EcoBoost né col V6. Se vuoi un Mustang ti compri il 5000 V8 aspirato, altrimenti prendi un'altra macchina, giusto? Tu compreresti un Ferrari con dentro il T-Jet dell'Abarth? No, non compri una Ferrari se te la fanno col T-Jet dell'Abarth, giusto? È la stessa cosa, quindi compra il V8 o non comprare la Mustang. Stiamo parlando di Ferrari, vuoi una Ferrari a 20.000 euro? Non la puoi avere, ma puoi avere il motore della Ferrari montato su un'altra macchina, che in questo caso è una Maserati. La Maserati 4 porte 4002 V8 da 400 cavalli monta un motore Ferrari che è un'orchestra. Andiamo a sentirlo insieme. Esteticamente magari è un po' datata, è un po' da signore, però hai una gran macchina, comoda, è un Maserati. Adoro il verde interno per la luce del tachimetro e il suono è incredibile. Soprattutto a giri alti è qualcosa che al bacio.
Terminiamo con gli ultimi due brand. Il primo è Fiat. Mi sento di consigliarvi un modello che è la Fiat Coupé 2000 20 valvole turbo. Monta un 5 cilindri turbo 2000 come l'RS3, solo che l'RS3 monta un 2005, però il suono, cavolo, è molto simile perché è sempre un 5 cilindri, cambia la cilindrata ed è turbo. Non ha la trazione integrale, è Fiat, non è Audi, però insomma se volete spendere poco l'RS3 non c'è, ma c'è la Fiat Coupé. Andiamo a vederne subito un video perché anche questa preparata non è niente male. Sentite anche il turbo, avete presente qual è esteticamente, no? Questa è preparata a 400 cavalli, aspettiamo che dia gas e schiaccia, eccola. Oh, suona come una vecchia Audi, sembra una vecchia Audi 4 e guarda cosa va. Tanta roba. Terminiamo con l'ultimo brand. Ho scelto Renault. Renault mi piace tanto. Cosa c'è di interessante? Secondo me c'è la Clio 2 RS, 182 cavalli di potenza e un 2000 aspirato su un telaio divertentissimo. Andiamo a vedere il primo video. Proprio un bel 2000 aspirato da macchinina da rally, e da guidare questa macchina, signori, è tanta roba. È una macchina che chiaramente viene sfruttata molto bene in pista. Ragazzi, purtroppo la videocamera si è spenta e nel momento in cui si è spenta c'era anche quello che urlava nel video, era tutto fatto apposta. Si è scaricato tutto, comunque ero arrivato alla fine della mia lista, volevo solo proporvi in più la Megane RS Trophy, la versione 2 e se non sbaglio anche la versione 3 sotto i 20.000 euro. Non mi rimane che salutarvi, ringraziarvi di essere state qui oggi con me, noi ci vediamo in un prossimo video, un saluto.